Allora, eccoci qua. Questa sera, come dice il titolo della slide, comunicazione didattica, ma soprattutto concentrata sulla lezione in aula. Perché una serata sulla preparazione di una lezione in aula? Attenzione, quella di stasera per me non vuole essere un monologo, quindi ci sarà un pochino di interazione, vedremo quanto è importante un'interazione in una lezione in aula. Quindi se avete qualche domanda, qualche dubbio, no? Non siamo tantissimi, alzate la mano e ci possiamo confrontare in qualsiasi momento. La serata è vostra, non è mia, quindi qualsiasi perplessità ditemela pure. Ma se non mi fate le domande, ve le faccio io e inizio subito a farvi una domanda. Intanto, quanti di voi hanno già fatto una lezione in aula? In un bel po', credo che bene o male. Perché facciamo una lezione in aula e perché è importante una serata sulla preparazione di una lezione in aula? Fondamentalmente ce lo dice il CAI, il Club Alpino Italiano, che io sia una figura di istruttore di alpinismo, che io sia una figura di accompagnatore di escursionismo, bene o male, il nostro titolo ci abilita, per l'escursionismo è così, ora per l'alpinismo lo conosco meno, però il primo livello abilita a effettuare la didattica in aula sia nelle scuole che nelle sezioni e quindi è anche abilitato alla formazione. Diventa un formatore, perché il club alpino italiano funziona così. Com'è che noi trasmettiamo le cose? Le trasmettiamo, abbiamo imparato da chi c'era prima di noi, ci siamo messi in gioco prendendo un titolo e in qualche modo andiamo a trasmettere quello che è il nostro sapere, la nostra conoscenza. È da più di 160 anni che il club alpino trasmette le cose così. Importante però saper comunicare, perché questa qua la conosciamo tutti, abbiamo visto col Pandoro cosa è successo, un fraintendimento per un errore di comunicazione, abbiamo visto quello che è portato. Quindi una parte di questa serata, al di là di fare una lezione in aula, di preparare una buona lezione in aula, sarà anche andare a vedere qualche concetto di comunicazione, perché è fondamentale. Adesso facciamo un esempio pratico. Avrei bisogno di 4 volontari, ma questo per farvi capire un po' come funziona la comunicazione e quanto è importante, proprio per andare a evitare magari una cosa del genere. Ora qua della vita privata della Ferragni a noi non ce ne deve fregare niente, però è il concetto della Ferragni. Allora abbiamo tutti e 5 un rettangolino di carta. Quello che dobbiamo fare noi, anzi che dovete fare voi, è seguire le mie indicazioni, senza farvi delle domande, senza fare delle domande a me. Quindi eseguire gli ordini che io vi do. Facciamoli insieme. Pieghiamo questo foglio a metà. Una volta che l'abbiamo piegato a metà, strappiamo un angolo, un pezzettino di angolo del nostro foglio. Non vi potete parlare, la regola del gioco è questa qua. Pieghiamo ancora il nostro foglio e strappiamo ancora un lato, anzi un angolo, scusate, di questo foglio. Quindi in qualche modo analizziamo questa situazione qua, in qualche modo ci siamo parlati, no? Io ho detto a loro di fare delle cose, gli ho spiegato delle cose e mi aspetto da loro un risultato. Proviamo ad aprire tutti il foglio. Abbiamo fatto tutti la stessa cosa, ma tutti abbiamo un foglio diverso e quindi è importante comunicare bene. Cosa è successo? Molto probabilmente non è colpa loro, ma è colpa mia. Quando si dice, ma io ve l'avevo detto, ma io vi avevo detto di stare attenti perché lì poteva, è un terreno valanghivo, io ve l'avevo detto, in comunicazione, molto probabilmente quando il messaggio non passa, la colpa non è tutta mia, però potrebbe essere anche mia. Quindi iniziamo a guardare questa cosa. È estremamente importante. Grazie, l'esperimento è finito, però. Quindi l'obiettivo di questa serata sarà un pochino quello di sensibilizzarci su alcune tecniche per migliorare la nostra comunicazione in aula e anche una buona formazione di forte pragmatismo e qualità, pragmatismo, concretezza. Una lezione deve essere concreta. Una buona lezione, un buon corso vostro deve portare a un obiettivo e deve portare a un cambiamento. Perché se da domani quelli che vi ascoltano non metteranno in pratica almeno qualcosa di quello che avevo detto, la serata o il corso stesso non è servito a niente. Perché se io vado a fare un corso di alpinismo, imparo le cose, ma se poi dopo non le metto in pratica, capite bene che a voi avete perso tempo, loro hanno perso tempo. Ho spezzato la serata in 4 moduli, quindi modulo 1, la progettazione, come si progetta una lezione. Modulo 2, l'apertura, vedremo che è molto importante. Come si apre una lezione frontale? Quali sono gli errori che possono succedere, che vanno a... magari la lezione è organizzata benissimo,
E che succede? Per qualche errore che magari non conosciamo o non riusciamo a vedere, la nostra qualità espositiva cala di molto. La parte centrale, questo è il corpo della lezione, chiaramente andiamo a spiegare l'argomento e la chiusura, anche la chiusura è un momento fondamentale, è un momento emozionale dove le due parti si vanno a salutare, quindi c'è da parlare col cuore, però vediamo quanto è importante anche questa cosa qua. Modulo 1, la progettazione. Andiamo a vedere quello che è un po' la comunicazione, useremo solo parole semplici di comunicazione, anche la qualità espositiva. Andiamo a vedere i supporti visivi, le slide, che sono fondamentali in una lezione, tant'è che anch'io le sto usando, però andiamo a vedere anche qua, attenzione, perché vanno usate ma senza magari abusarne. Andiamo a vedere gli errori progettuali che magari spesso si fanno e sarebbe meglio evitare, e anche le interazioni e cos'è un timing della lezione. Domanda, vedete che qua ci sono 3 colonne? Quali sono le 3 cose che sono fondamentali per fare una buona lezione? Secondo voi, io sto progettando una lezione, cosa dovrei tenere in considerazione? A ruota libera, la nostra preparazione, chi ci ascolta, quindi chi c'è dall'altra parte, è fondamentale. C'è una cosa, no? Io farò una buona lezione se io faccio una lezione di flora e fauna, ma non distingo un tiglio da un pioppo. L'argomento, io direi che l'argomento sia, vado a fare una buona lezione se conosco l'argomento. Se io vado a fare una lezione di nodi o manovre ma non conosco né l'uno né l'altro, molto probabilmente la mia lezione, per quanto possa essere bravo a parlare, per quanto abbia fatto tutto bene, ma molto probabilmente dall'altra parte viene percepito, sì, questo è bravo, però molto probabilmente c'è qualcosa che non va. Un'altra cosa potrebbe essere la capacità comunicativa, che capacità ho io di comunicare, e questo è molto importante, e soprattutto una cosa fondamentale che è la progettazione. Cioè io andrò a fare bene una lezione se in qualche modo la progetto bene. Molto spesso si pensa, io vado lì in aula, prendo la mia pennetta USB e vado a raccontare quello che so. Ma non è così, perché deve essere una formazione. Una buona lezione non serve a niente se qualcuno non metterà in pratica quello che io dico. Quindi la progettazione prevede tante cose che andiamo a vedere questa sera. Andiamo a vedere qual è il processo della comunicazione. C'è un emittente, c'è una codifica attraverso un codice chiamato linguaggio, dall'altra parte c'è una decodifica del mio messaggio che è il ricevente, che è quello che ascolta. In realtà questo sarebbe il passaggio, io parlo, voi ascoltate. In realtà ci sono tante cose nel mezzo, ma perché la mia comunicazione sia efficace ci deve essere il feedback. Ritorniamo all'esempio della carta. Se in qualche modo io ho solo detto di tagliare, di piegare, eccetera, ma se io stavo attento e guardavo che loro non avessero fatto come volevo io, sarei intervenuto io, quindi avrei ricevuto un feedback e in qualche modo li avrei corretti, guidati per arrivare al mio obiettivo primario. Anche qua ci diamo già degli input, proviamo ad ascoltare più di quanto parliamo, è fondamentale. Ascoltare vuol dire anche non gli altri parlano, però magari iniziare a vedere gli sguardi delle persone, a vedere se hanno compreso o non hanno compreso, magari con delle domande. Un'altra cosa che vi volevo dire è le slide, che poi le girerò a Davide. Ci sono degli approfondimenti, stasera è una lezione una serata di un'ora e mezzo, quindi non si può dire tutto, però se volete approfondire i vari argomenti troverete un QR code, tanto ormai sapete tutti come funziona, addirittura nelle slide ci si può cliccare sopra, vi si apre l'approfondimento. Ce lo siamo già detti prima, in una lezione in aula, quale deve essere il nostro obiettivo primario? Fondamentalmente cos'è? È far capire il mio messaggio, ma non basta, soprattutto verificare, come ci siamo detti prima, che chi ci ascolta abbia compreso il nostro messaggio. Vedete, c'è la figura del 6 e del 9, io lo posso vedere, ma la posso interpretare in maniera diversa. Facciamo un altro esempio. In una lezione di abbigliamento e attrezzatura, questo è un frontespizio preso proprio da una lezione CAI. Qual è il mio obiettivo primario di una lezione di abbigliamento e attrezzatura? Se andiamo a vedere questa foto qua, hai proprio centrato la cosa, l'obiettivo è evitare che accada questo.
se io ho comunicato bene, non devo vedere poi persone che sono in pantaloncini corti, slegati, attraversando un crepaccio e magari con le scarpe da ginnastica. Molto probabilmente il mio messaggio non è passato, quindi devo stare attento. Magari scelgo solo un obiettivo, l'obiettivo della mia serata è quello, costruisco tutta la mia lezione su quello che effettivamente è fondamentale che io faccia passare, perché lo vedremo dopo, dire tante cose equivale quasi a non dire niente. Tornando alla comunicazione, nella nostra progettazione c'è da dire che è impossibile non comunicare. Io comunico sempre, dalla nascita, pensate a un bambino quando nasce già col pianto, comunica qualcosa. E quindi la comunicazione è una cosa che è trasversale a tutti gli argomenti anche del nostro CAI. Pensate a un corso. Noi dobbiamo sempre comunicare con gli altri. Come comunichiamo? C'è una regola della comunicazione che dice che io comunico per come mi muovo e c'è anche una prevalenza. Cioè io comunico il 55% non tanto per quello che dico, che è il verbale, che è un 7%. È chiaro che è importante perché quello è il contenuto, è quello che io vado a dire, ma come lo comunico? Per come mi muovo e anche per come lo dico, il paraverbale. Quindi i gesti, il modo, la postura, prevalgono in qualche modo su quello che dico e questo è da tenere in considerazione nella mia progettazione delle lezioni. Siete d'accordo? Un'altra cosa da sapere è che un essere umano è incapace di ascoltare un altro essere umano per più di 3-4 minuti e questo anche in aula. Io posso essere il miglior public speaking del mondo, ma in qualche modo questo qua anche in aula va tenuto in considerazione, perché cosa succede? Dopo 3-4 minuti di monologo che io parlo, la gente inizia a distrarsi, a pensare a qualcos'altro, ma io non voglio questo, io voglio che l'attenzione sia verso di me perché ho un obiettivo primario e alla fine della lezione io lo devo rispettare. Un bravo formatore deve coinvolgere i partecipanti. Altra regola della comunicazione, quando vi dicevo che dire molto equivale quasi a non dire niente. Se l'argomento della mia lezione è 100, per quanto io sia bravissimo, ne dirò 70. Quello che viene ascoltato, perché magari c'è rumore, in questo momento c'è della musica, ma posso venire distratto, magari ho le finestre che passano le macchine, guardo dietro, verrà ascoltato 40. Quello che viene capito, perché magari io lo dico, per me è comprensibile, ma per voi no, sarà 20. E che quello che viene ricordato nel tempo è 10. Quindi di tutto il 100 che è l'argomento, alla fine chi mi ascolta ne ricorderà il 10%. E allora appunto è inutile che io mi concentro su dire tanto, poi alla fine rimane davvero poco. L'altra regola non scritta della comunicazione è di quello che devi dire, poi dillo, poi di quello che hai detto. In questo modo proviamo a fissare un po' gli argomenti, a dire 3 volte, a ripetere le stesse cose perché verranno fissate meglio dal nostro cervello. Ecco qua, anche qua un grafico sull'apprendimento e sulla memorizzazione. Cosa succede? Se io do a voi del materiale da leggere, è una lettura passiva, ammesso che qualcuno lo legga, io però arriverò neanche al 20% dopo 24 ore di memorizzazione e questo aiuta se c'è qualcuno che spiega che questa situazione qua, escludendo le slide, va al 20-30%. Il messaggio aumenta se ci metto un supporto visivo. Poi è chiaro, se vi coinvolgo ancora di più, il massimo si raggiunge con l'esercitazione, cioè spiegare i nodi in aula e senza farli provare, sapete anche voi che c'è una bella differenza, no? Ecco qua, insomma, la situazione nostra adesso è esattamente questa, messaggio verbale più supporti visivi, cioè ci sono io che parlo, supporta visiva, quindi supporta il mio messaggio e si arriva a un 50-60%, abbiamo già aumentato un bel po', e quindi i supporti visivi sono importanti. Che cosa avete mangiato ieri sera a cena? Qualcuno di voi se lo ricorderà. Ci avete pensato un po', qualcuno ha digiunato, non c'aveva tempo. Allora, proviamo dove voglio arrivare. Voglio arrivare qua. Si possono usare i 5 sensi, magari con l'udito, lo sfrigolio del piatto che veniva cucinato, con l'olfatto, il profumo di un sapore che comunque di qualcosa che veniva cucinato, la consistenza al palato, che so, un cucchiaino di marmellata è diverso da un coscio di pollo. Ma molti di voi alla domanda quando ho fatto ieri sera a cena che cosa avete mangiato, molto probabilmente hanno visto un'immagine.
Perché il nostro cervello è strano, lavora, archivia e memorizza per immagini. Ecco perché si usano i supporti visivi ed è molto importante sfruttarli bene, perché il mio cervello andrà a memorizzare sì, il mio messaggio e il supporto, cioè la slide supporta il mio messaggio. Quindi nella didattica i supporti visivi vanno usati perché sono fondamentali per quello che ci siamo detti prima. Quali sono i supporti visivi? Le slide, parto da destra e andiamo a sinistra. Le slide sono quelle che sono utilizzate un po' da tutti, è un classico. Gli oggetti sono fondamentali in aula. Se io faccio una lezione di materiale abbigliamento o di geologia, non portare del materiale in aula, non portare delle pietre per far vedere la differenza. Pensate nella grande distribuzione, nella GDO, grande distribuzione organizzata, i supermercati. Una volta c'era la vetrinetta di tutti i materiali elettronici, non toccare, chiedere al personale. Adesso il cellulare ve lo danno in mano, il computer vi fanno provare a scrivere. E perché? Perché questo invoglia molto di più e comunque noi non dobbiamo vendere niente, però in qualche modo aumenta la memorizzazione di quello che effettivamente è stato detto. Possono aiutare la lavagna a fogli mobili, perché se la mia lezione va fuori tema, la lavagna mi aiuta per andare a spiegare determinate cose. I filmati sono uno strumento interessante, spezzano la lezione, c'è da trovare quello breve e quello efficace per quello che poi mi deve trasmettere. Ma fondamentalmente sono le slide, che bene o male, adesso non faremo una serata su quello che è la slide, come si costruiscono le slide, però ecco, vi faccio vedere PowerPoint, forse è lo strumento che tutti noi conosciamo, quello più famoso. In realtà ce ne sono anche altri, c'è Prezi, molto più dinamico, molto più efficace, Canva, un qualcosa di nuovo. Adesso c'è l'intelligenza artificiale, voi compilate un testo, vi trasforma direttamente in slide. È chiaro che siamo un po' all'inizio, però ecco, capire che c'è, Prezi è incredibile, hanno poi anche dei difetti, perché Prezi è a pagamento, non è che te lo regalano. Effettivamente si possono valutare altri modi, però fondamentalmente la slide è questa qua. Vi ho detto, attenzione a non abusarne. Proviamo a vedere questa slide, presa anche questa da una formazione CAI, di qualche sezione CAI. Le perturbazioni atmosferiche, grandi masse d'aria omogenee si formano sugli oceani e sulle grandi pianure in funzione di caratteristiche di temperature, bla bla, bla bla, bla bla. Questa slide fondamentalmente non è efficace, perché che succede? Io magari sto parlando del primo paragrafo, però se lei va a leggere l'ultimo si crea distonia. Io dico una cosa, lei ne legge un'altra, e poi magari io passo al paragrafo sotto e lei legge quella sopra, quindi va a finire che il messaggio arriva poco. È una slide che è troppo discorsiva. Attenzione, non è sbagliata, ve ne faccio vedere un'altra. Ecco, io conosco o no, la conosco o non la conosco la meteorologia. Io posso riassumere anche solo una slide così: grandi masse d'aria, c'è quella polare, c'è quella continentale, tropicale marittima. Lo conosco o no questo argomento? Sì. E allora io con una slide così, con la mia capacità, la mia conoscenza, ci posso parlare per 10 minuti, 5 minuti, quello che effettivamente mi serve. Iniziamo anche a ragionare su questa cosa qua, è molto importante. Qui andiamo a peggiorare, Formazione delle nuvole, pioggia e neve. Questa è impossibile, insomma, siete d'accordo anche voi? Attenzione, non è sbagliata. Per cosa può essere efficace questa slide? Come materiale da consegnare, va benissimo, perché magari a casa te lo rileggi rispetto a una sola immagine, va benissimo, però in aula questa qua assolutamente non serve a nulla, è troppo scritta e si potrebbe anche riassumere, signori, domande chiuse e domande aperte, sapete la differenza? Le domande chiuse sono quelle che portano a una risposta sì o no e sarebbero da evitare in aula. Risposte aperte è come, cosa, dove, perché. Perché cosa succede? C'è interazione. Signori, chi di voi sa come si forma una nuvola? È diverso, vi ricordate i tempi della scuola? È tutto a posto? E gli alunni, sì, allora posso andare avanti. Sì, ma cioè effettivamente ritorniamo alla comunicazione. Io non avevo effettivamente, magari non mi andava di andare a dire scusi signora maestra, io non ho capito. Non era piacevole, però dall'altra parte la maestra non capiva se veramente se c'era bisogno di fermarsi un pochino di più. Si può in qualche modo semplificare. Un'altra cosa è
errore delle slide che si vede spesso. Io vado in aula, mi presento con una paccata di slide, ho un'ora di tempo, 80 slide. C'è una regola che è un pochino empirica, però si può già prendere in considerazione. Se la durata della lezione è in minuti, quindi il mio tempo che ho a disposizione, la divido per il numero delle slide, troverò che tipo di lezione andrò a fare. Se io ho 80 slide in un'ora di tempo, ogni slide mi durerà 30 secondi, sarà un monologo, non dico noiosissimo, però secondo me si avvicina, quindi perché non c'è tempo di avere interazione, di fare domande, di chiedere qualcosa, di non fare niente. Una regola, anche qua, più di 40 slide per ogni ora di lezione possono essere davvero tante, perché una slide dura davvero poco. Se ne ho 30 è ancora meglio, se ne ho 25 è ancora meglio. È difficile, perché vediamo anche un'altra cosa, però effettivamente nella mia progettazione si può anche tenere in considerazione questo, sicuramente aiuta. Avete visto quante cose? Un errore di progettazione è proprio questo. Molto spesso che succede? Ma la slide numero 27 non la posso togliere perché questa è importante, ma la slide 12 no, perché questa va a spiegare dei concetti. Si chiama supporto visivo, il messaggio sono io, l'immagine supporta il mio messaggio, quindi abbiamo il coraggio di scremare. C'è un detto inglese, less is more, meno è meglio. Quali sono i comuni errori di progettazione? Ce li siamo già detti un pochino, quindi numero di slide è troppo elevato. Nella mia progettazione io lo devo tenere in considerazione. Slide troppo piene, troppo descrittive, con troppo testo, non vanno bene. Un errore che un relatore non dovrebbe fare mai è quello di andare a leggere le slide. Chiaramente con una slide di quella che abbiamo visto di metrologia, l'unica cosa io posso essere bravissimo, però in qualche modo mi dovrò girare e andare a leggere. Le spalle non si dovrebbero dare mai. Quando vado fuori dalla slide sarebbe buona norma spegnere, il tuo non ce l'ha, però vedete il computer. Quando io, per dire, qualcuno mi fa una domanda e dice ma sai, a proposito di meteorologia, sai, sta proiettando un testo, guardate il computer, io ho un tasto di solito e vado a parlare dell'argomento inerente alla domanda che qualcuno mi ha fatto. Mancato spegnimento del videoproiettore durante il dibattito sarebbe una buona regola, stiamo proprio a spaccare il capello, e lo speaker dovrebbe stare alla mia destra, cioè dovrei avere io lo schermo a sinistra, perché il messaggio in Europa, in Occidente in generale, il libro lo leggiamo da destra verso sinistra. Un'altra cosa che dobbiamo fare è provare in qualche modo ad avere una partecipazione attiva alla nostra lezione, perché vedete, eravamo al 50% con il supporto visivo. Se io coinvolgo, quanto cambia? E come si fa per coinvolgere in aula le persone? Intanto con le riflessioni, già con le domande. Ricordiamoci le domande, quelle aperte. Se uno fa una domanda chiusa non è sbagliato. Se uno fa solo domande chiuse, molto probabilmente c'è un pochino di margine di miglioramento. Cosa ne pensate, signori, di questo argomento? Secondo voi, perché questa cosa? Quando si può prendere in considerazione questo argomento? Cosa succede? C'è un confronto, nel senso che qualcuno non dice sì o no, ma dice sì, perché io credo che sia così, e questo è molto importante. Evitiamo le domande chiuse. Avete capito? Va tutto bene? Posso andare avanti? A scuola ci siamo costruiti dei muscoli sul collo incredibili proprio per fare sì. Altri elementi, abbiamo visto prima, le esercitazioni anche in aula, è stata una stupidaggine quello che abbiamo fatto, un'esercitazione tra virgolette. Ho preso 4 persone, le ho portate davanti, gli ho fatto rompere il fogliettino. Nella vostra ora di lezione di dedicare 10 minuti alle simulazioni o alle esercitazioni. Adesso non entriamo nel vivo di queste due cose, però è importante, ogni 3-4 minuti sarebbe ideale che il mio monologo venisse spezzato per coinvolgere le persone. È tutto chiaro? Posso andare avanti? Cosa potevo dire secondo voi invece di dire è tutto chiaro? Posso andare avanti? Mi viene in mente qualcosa? Di quello che è stato detto fino adesso, cos'è la cosa che magari avevate un'idea e la trovate diversa?
Dice, guarda, io pensavo che ho sempre pensato questo, questo e questo rispetto a quest'altro, e nasce un confronto. Un'altra cosa da fare in progettazione, dobbiamo ancora andare in aula, un timing della lezione. Quando io vado a progettarla, fare uno schema, io ve l'ho messo un po' una cosa così, abbiamo obiettivo tempo. L'obiettivo qual è? Ce lo siamo detti prima, no? Allora, io vorrei che questa sera imparassero almeno questo. Quanto tempo ho per spiegargli quello? 60 minuti? Un'ora e mezzo? 2 ore? In questo caso qua andò a costruire quello che è l'argomento, come costruire il mio supporto didattico, quale sarà il mio obiettivo di una parte dell'argomento e che tempo ho. Non è carino né finire prima una lezione, ma soprattutto finirla dopo. Se io ho 2 ore di tempo e a un certo punto vedo che sto sforando, in qualche modo devo recuperare, perché se no succede, scusi, io l'avevo premesso, devo andare via perché ho la lavatrice che ha finito, devo stendere. Ora, se succede per una persona non succede niente, può succedere, no? Se succede per 4, 5, 8 persone che vanno via, la mia lezione perde un pochino di credibilità. Ho sbagliato qualcosa nella mia progettazione, quindi potrebbe essere anche mentale, però andare a farsi uno schema di quello che effettivamente è il mio tempo, il mio obiettivo e di come la voglio strutturare è molto importante. Abbiamo finito la nostra lezione, l'abbiamo progettata e siamo pronti per andare in aula. Andiamo a vedere adesso l'importanza dell'apertura, finalmente ci siamo. Quali sarebbero i 3 obiettivi dell'apertura e qualche metodo per iniziare una lezione? È un momento fondamentale. Considerate che le persone hanno un telecomando in mano e nei primi 3, 4, 5 minuti decidono se stare ad ascoltarvi, cioè voi avete qualcosa di interessante da dirgli o cambiare canale, distrarsi, iniziare a guardare il cellulare, eccetera. Questo è un passaggio fondamentale. Ci siamo quasi. Regola dei 30 minuti. Arrivare 30 minuti prima, almeno 30 minuti prima. Perché? Perché magari devo collegare il mio computer, devo provare se la presentazione funziona, devo preparare l'aula. È importante anche per un'altra cosa. Parliamo dell'attenzione. Noi non siamo, almeno che non lo facciamo di mestiere, a parte Nelson che è un giornalista, noi non lo facciamo di mestiere. Quindi quando c'è una platea di 20, 10, 15, 40 persone davanti, un po' di emozione ce l'abbiamo, un po' di tensione ce l'abbiamo tutti. Questo giochino dei 30 minuti, ricevere le persone e dirgli oh ciao, benvenuto, io sarò il relatore della serata e vi presentate man mano che arrivano, questo qua aiuta molto perché quando andate a buonasera a tutti, io sono Paolo Lottini e stasera parleremo di topografia e orientamento, è un momento di forte imbarazzo perché ho delle persone che di solito non ho nella vita normale, però cosa succede? Questo momento qua l'ho già fatto prima, uno ad uno, e quindi mi aiuterà a far abbassare lo stress e la tensione. Provate questa cosa qua. Quindi accogliere i corsisti. 2 parole sulla disposizione in aula, anche qua se ne potrebbe parlare. Un corridoio centrale potrebbe essere, adesso io non mi muovo perché ho una telecamera, però il modo migliore che serve anche a me per scaricare la tensione è quella di andare avanti e indietro, lasciando un corridoio centrale. Magari a questi qua gli do fastidio, però è un bene perché in qualche modo io attiro l'attenzione. Si dovrebbe ritornare con le spalle sempre non verso la platea, però questo è il modo migliore, ci aiuta, il movimento ci aiuta anche a scaricare l'attenzione e a creare un pochino d'attenzione. I 3 obiettivi in apertura: costruire la credibilità. Ora, il fatto che io sia di qua e voi siete di là, comunque quando sarete voi a fare una lezione, mi dà una certa credibilità. Questo, cioè, se fa una lezione stasera in qualche modo conosce l'argomento, quindi andare sempre per il discorso che hanno un telecomando in mano, in qualche modo gli devo raccontare quello che sono. Adesso c'è stato Davide che mi ha presentato, però buonasera a tutti, sono Paolo Dottiri, sono un accompagnatore nazionale di escursionismo, sono l'osservatore nel valanghe del servizio valanghe italiano e stasera sono qua perché raccontarvi questo e quest'altro. Ma cos'è la credibilità? Un concetto di credibilità. Io sono credibile quando? È difficile questa cosa qua, però proviamo a ragionarci insieme. La credibilità è di quello che pensi e poi fai quello che dici. Perché quando io faccio questo passaggio qua sono molto lineare, perché dall'altra parte il nostro cervello non necessariamente lavora è indipendente, se ne accorge.
Nel senso, ma lui dice una cosa e poi ne fa un'altra. Lui mi ha detto in aula questa cosa qua e poi ne ha fatto un'altra. Il nostro cervello dice, allora non è credibile, io lo ascolto ma fino a un certo punto perché è vero. Quindi questa cosa dovrebbe essere mantenuta sempre dal mio pensiero, perché io ci devo credere, e poi anche far vedere quello che effettivamente ho detto, perché altrimenti inizia un cortocircuito che il tuo cervello ti fa dire guarda, non ascoltarlo perché quello lì. E come faccio? Andiamo a vedere qualche medico, abbiamo detto che doveva essere una serata pragmatica, concreta. Bisognerebbe da subito stimolare interesse. Signori, oggi, stasera siamo qua, andremo a fare questo, questo, quest'altro, fino ad arrivare a questo e lo faremo in questo modo qua. Cioè, questo si chiama l'helicopter view. La vista dall'alto, cioè dare già all'inizio quello che effettivamente andiamo a fare questa sera. Questo vale anche nelle escursioni, nelle uscite, attenzione. Oggi andiamo sul Monte Cimone, passeremo da questo, andiamo a vedere questa cosa, torneremo su fino ad arrivare alla cima. Uno cosa? Ha una vista dall'alto di quello che effettivamente sono le aspettative. Qual è un modo per aprire bene una lezione? Abbiamo detto è un momento critico, perché ce lo siamo detti, perché alla fine c'è un po' di imbarazzo nostro, ma è fondamentale per voi che avete il telecomando in mano presentare noi stessi, è molto importante, quindi un minimo di credibilità, senza esagerare, perché 1 minuto, 2 minuti di presentazione sono lunghissimi. Una slide con gli obiettivi della serata, una slide col programma. L'obiettivo è questo e per fare questo il programma sarà questo, questo, questo e quest'altro. E se vogliamo proprio spezzare il capello, andiamo a metterci le regole del gioco. Quali sono secondo voi le regole del gioco? Vi faccio un esempio. Lui diceva, se faremo una pausa o vogliamo fare una pausa, magari me lo dite che possiamo farla. Oppure alle 10:30, signori, facciamo una pausa di 10 minuti e riprendiamo la nostra lezione. L'altra regola del gioco è, signori, questa serata non è per me, ma è per voi. Se avete delle domande, fatele pure, interrompetemi e fatemi delle domande rispetto a avete tutti un foglio e una biro, a fine lezione lasciamo 10 minuti per tutte le domande, magari vi prego di segnarvele per tutte le domande. La regola del gioco la stabilite voi in funzione della platea, di tante cose, ma è giusto all'inizio che gli altri sappiano cosa gli aspetta. Ora, quella non era l'unica modo di aprire una lezione, ci possono essere altri stili, possiamo scegliercela noi, però l'importante è che sia chiaro anche il nostro obiettivo di aumentare la nostra credibilità. Domanda iniziale, vabbè, Piero Angela, bene o male lo conoscete tutti, io credo che sia uno dei più bravi comunicatori italiani. Se ci fate caso, all'inizio non parte mai, oggi parliamo del Colosseo, c'è sempre un'introduzione molto particolare, però visto che siamo in aula possiamo sfruttare l'interazione. Chi di voi ha già fatto una lezione in aula come ho fatto io? Chi di voi ha già conoscenza di nodi e di alpinismo? Allora, visto che avete già esperienza, oggi andiamo a trattare questo argomento e così magari proviamo a confrontarci su quello che effettivamente ci dobbiamo dire. Raccontare un aneddoto, lezione di cartografia e orientamento. Anni fa ero a passeggiare da solo in un bosco e mi sono un po' lasciato andare con l'orario e mi sono perso. E per andare a ritrovarmi, per fortuna che conoscevo degli strumenti, questo per introdurre, la butto lì, me la sto inventando. Cosa ho fatto? In qualche modo ho raccontato un aneddoto che mi aiuta a attirare subito l'attenzione. Un'altra cosa potrebbe essere una frase scioccante. Signori, oggi parleremo di cartografia e orientamento. Ma siete d'accordo con me che questa è una materia che si impara meglio in ambiente? Qualcuno dirà, sì, è vero, io sono d'accordo. C'è da dire, è giusto, è vero, questa materia si impara molto meglio in ambiente, però è giusto andare a ragionare 1 ora, 2 ore, quello che è, in aula, perché poi possiamo andare a mettere in pratica molto meglio quello che effettivamente è l'argomento. Questo potrebbe essere un altro modo, ma un altro modo ce ne sono 1000. Come diceva un presidente della Repubblica o degli Stati Uniti d'America, che fa sempre più effetto, un aforisma, con quello che volete, questo aiuta ad attirare l'attenzione.
Parliamo di tre stili che invece non vanno bene, è giusto ragionare anche su questo. Lo stile napoleonico. So tutto io, buonasera a tutti, sono Paolo Lottini, ho 2 lauree, vado un giorno sì, un giorno no in montagna a fare le escursioni, ho fatto tutti gli 82, 84, 4000 delle Alpi, ti rendi antipatico. In qualche modo mi devo trovare in empatia con gli altri. Se io stasera venivo in giacca e cravatta, creavo in qualche modo una distanza fra me e voi che non va bene inizialmente, quindi è meglio evitarlo. Io chiamo stile napoleonico. Un altro stile è questo forse è il peggiore. Signori, questa sera parliamo di topografia e orientamento, ma che ve lo dico a fare? Un argomento che tutti voi conoscete. Mi sto davvero uccidendo, perché è come se io gli dicessi: non stare ad ascoltarmi perché io non ho niente da dirti. Ancora 10 minuti, manca poco e poi abbiamo finito. Io soffro la lezione. Cosa gli trasmetto? Gli trasmetto una cosa che non è efficace, mi uccido già da subito. Un'altra cosa che non va bene con persone che non si conoscono all'inizio è: ciao ragazzi, vedo che abbiamo la stessa passione, ma abbiamo tutti la stessa età, diamoci del tu. Allora come stai? Non va bene. Dare subito confidenza all'inizio è un pochino troppo. Aprire con un'area un pochino ridanciana non va bene. Gli esseri umani sono un po' come gli animali, all'inizio hanno bisogno di annusarsi, poi pian piano prendere confidenza. Ecco, magari tenere in considerazione questa cosa qua. Abbiamo finito l'apertura, quindi se la nostra apertura andrà bene, molto probabilmente tutta la lezione andrà bene. Siamo nella lezione. Io stasera non sono particolarmente stressato, perché magari è una lezione che ho fatto altre volte in modo diverso, però c'è anche da dire che sono più tranquillo sul divano di casa mia mentre guardo la televisione, non lo faccio di mestiere. Dobbiamo andare a gestire il nostro stress, la nostra gestione, le nostre emozioni. Andiamo a vedere quali sono i 6 comportamenti che sono un pochino più critici e che bisognerebbe stare attenti in aula, e poi anche quando davvero vado a dire: signori, come regola del gioco, interrompetemi quando vi pare, e lì devo essere bravo a gestirlo. Ho scritto: lo stress nasce dalla sensazione o paura di perdere il controllo della situazione. Spesso si ha paura perché se mi fanno una domanda che io non so, e se mi chiedono questo, può succedere, no? Quindi attenzione che lo stress non è un fenomeno soggettivo imprevedibile, bensì un processo biochimico comune a tutti. Ce l'abbiamo tutti. Lo stress è normale. Quando facciamo qualcosa di nuovo che non ci siamo abituati, vi ricordate i tempi della scuola? Quando è che io ero particolarmente, o eravate particolarmente stressati? Il giorno prima di un'interrogazione, quando magari sapevo di non aver studiato. Ero un po' più nervoso del solito. Quale potrebbe essere un modo per andare a diminuire lo stress? Non azzerarlo, perché sennò la mia sarebbe una lezione estremamente piatta. Però è un po' come nello sport. Un pochino di tensione, un pochino di stress fa bene. Quando è troppo bisogna cercare di abbassarlo, però un po' di tensione aumenta la mia prestazione. C'è un altro meccanismo strano: o fa aggredire colui che parla o lo fa fuggire. In inglese dice to fight, to fly, cioè o andare via o combattere. Quindi lo stress io lo devo accettare, so che c'è, non ci posso fare niente. Cosa ci aiutano a abbassare la tensione? Una buona conoscenza dell'argomento. Se io sono preparato, io non devo aver paura. E una buona, sembra una stupidaggine, ma i primi 3, 4, 5 minuti sono fondamentali. Quindi se io farò una buona preparazione, quindi una progettazione, molto probabilmente il corso andrà bene. Ora ho sintetizzato molto, lì vi lascio un approfondimento, se volete poi andare a vederlo, aiuta. Andiamo a vedere i 6 comportamenti critici. Il contatto visivo, cioè cosa devo fare io per andare a fare una buona lezione? Il comportamento che dovrei avere con la mia platea? Tanto il contatto visivo. Napoleone diceva: se vuoi parlare con qualcuno, parla ai suoi occhi. Vi ricordate la slide del verbale, paraverbale, eccetera? Lo sguardo è fondamentale. Bisognerebbe nell'aula guardare tutti negli occhi almeno per 2 secondi, perché se no succede un processo che io do uno sguardo veloce a tutti, in realtà guardo tutto ma non sto guardando nessuno. Almeno 2 secondi dall'altra parte si recepisce la sensazione che quello mi sta guardando, mi sta osservando, quindi
Intanto ritiro l'attenzione. Come si fa a capire quando sono 2 secondi? Quando in qualche modo io riesco a capire il colore degli occhi di chi ho davanti. E vedrò occhi azzurri, occhi castani, occhi neri, eccetera. Un volume e tono di voce. Se io parlo con tutta una voce molto piano e l'ultimo non mi sente, dopo 5 minuti si addormenta. Spezzare il ritmo aiuta a dire delle cose piano, poi aumentare il volume, perché a questo aumenta l'attenzione nei miei confronti. Eloquio, non parole e pause. Cos'è l'eloquio? Buonasera a tutti, io sono Paolo Lottini, diciamo, cioè, sono tutti intercalari che uniscono una parola con un'altra parola e tolgono le pause, e questo ammazza la comunicazione. Buonasera a tutti, io sono Paolo Lottini e questa sera andiamo a parlare di topografia e orientamento. Avete sentito la forza della pausa? Questo è fondamentale perché aumenta ancora di più l'attenzione. Postura e movimenti. In aula un bravo relatore dovrebbe avere un filo, come un filo che lo tiri spalle rette rispetto a quello casciato, o ancora peggio, il relatore che è dietro la scrivania, che è dietro al suo computer e non guarda in faccia nessuno, quello lì lo guardi per 2-3 minuti, per quanto possa essere bravo. Posizione retta, come un filo che al centro del petto che mi tira, e quindi dare una bella postura. E movimenti, ce lo siamo detto, andare avanti e indietro cercando di non dare mai le spalle. Espressione minimica ed entusiasmo, un pochino di entusiasmo ci vuole, un sorriso facciamolo, insomma, se devo stare lì tutto musone, tutto giù, l'entusiasmo è importante. Un venditore, non so se c'è qualcuno che si occupa di vendita, quando è che vende meglio il suo prodotto o qual è il prodotto che vende meglio? Quello che gli piace, perché? Domanda aperta, perché? Perché lui per primo ci crede, quindi se lui ci crede ve lo trasmetterà meglio, quindi un pochino di entusiasmo ci vuole. E la gestualità. Gestualità l'abbiamo visto anche lì con la slide del paraverbale, la gestualità aiuta tanto, perché io parlo con i gesti. Attenzione che noi italiani, soprattutto dall'estero, ci dipingono come degli smalacconi. Se guardiamo un film di Woody Allen è tutto uno smalaccamento. Magari se è un pochino accentuato, prendiamo, che so, un oggetto in mano e questo riduce molto la mia gestualità. La gestualità è importante perché facciamo un esperimento. Mettete tutte le mani così, anche da casa, se volete lo potete fare. Mettete tutte le mani così, alzate gli indici. Vedete? In molti di voi hanno visto il mio pollice e hanno alzato, cioè, indipendentemente da quello che ho detto, ma la gestualità influisce. Quindi accompagnare il discorso con le mani aiuta tanto. È chiaro che non è facile, il contatto visivo e devo stare attento alla voce e alle spalle. Però signori, quello che ci portiamo a casa stasera è questo qua. Se noi iniziamo a fare attenzione a queste cose qua, le nostre lezioni possono davvero aumentare tanto. Se io devo andare a comunicare con qualcuno, se non gesticolo non è un problema, ma se non lo guardo negli occhi, la mia comunicazione sarà meno efficace. Un'altra cosa che può succedere è tenere le redini, quando appunto, ce lo siamo detti prima, vado a dire signori interrompetemi quando vi pare, intanto l'orologio scatta. Tra l'altro c'era un orologio lì che io ero abituato a guardarlo, non c'è più, quindi non so, mi sono le 23, siamo nei tempi, perché la mia tabella, il mio timing mi diceva che dovevo essere circa in 1 ora e 20, quindi ci siamo. Può succedere questo, che io debba andare in qualche modo a contenere qualcuno perché sto sforando i tempi. Devo essere un bravo direttore d'orchestra. Io devo gestire la mia platea. Obiettivo tempo, in tutte le cose. Ma questo ce l'abbiamo, attenzione, non solo in aula. Pensate a un'uscita in ambiente. Cioè io in un corso, ma anche in un'escursione, ma anche in una gita sociale, io avrò un obiettivo che è quello di salire sul Gran Paradiso, però avrò un tempo a disposizione. Io devo fare una lezione di nodi e di manovre, ma non ci posso mettere 4 ore, ce ne metto 2. Se inizio a perdere tempo, molto probabilmente non riesco a dire quello che c'è da dire alla fine, quindi va gestita. E poi magari se arriva, io volevo raccontare un aneddoto che mi è successo un anno fa. Una volta, quando voi avete 1 ora di tempo, vi toglie 5 minuti. Ora,
Se succede una volta va bene, ma se questo è un pochino logorroico e poi andiamo a vederlo fra un pochino, vi tira via 20 minuti della vostra lezione. Quindi cercare di non farsi interrompere anche dai colleghi. Questa è un'altra cosa che spesso si vede nei corsi, soprattutto chi è alle prime armi, chi fa la lezione la prima volta, ma vi sarà successo in aula. No, salta su che magari quello ha un pochino più di esperienza, per dire Davide che ha più esperienza di tanti di noi, dice volevo aggiungere questa cosa, 1, 2, 3 volte potrebbe diventare noiosa per il relatore, perché magari la cosa che sta dicendo Davide l'avrei detta io dopo 5 minuti fa, visto che lui non conosce la mia lezione. Cerchiamo di non farsi interrompere. E qual è un modo? Possiamo semplicemente dire, guarda signori, Davide ne sa a pacchi, a fine lezione se vi fermate 5 minuti o 10 minuti, date voi il tempo, risponderà a tutte le vostre domande. Davide secondo me guarderà bene di interrompere, perché se no si trova 20 persone che lo fanno andare a letto a mezzanotte, poi ogni intervento andrebbe gestito con empatia. Non posso dire Davide hai rotto le palle, fammi finire la lezione. Però succede spesso, ma questo succede anche dalle persone, quindi evitare, soprattutto se sto sforando il tempo, di farsi interrompere. Se succede da parte di un allievo, magari non ho tempo, dare risposte telegrafiche, oppure guarda, mi prendo nota e a fine lezione ti rispondo. Molto interessante questa cosa qua. Non posso andare a dire ma hai rotto i coglioni, non ho il permesso di dire questa cosa qua, e quindi va sempre con empatia. Empatia è trovare qualcosa in comune, non è la simpatia, in comune con l'altra persona e interagire. Attenzione, perché quando succede questa cosa qua, ricordiamoci di porre, se io dico no dai, mi informo e te lo dico, un'altra cosa che magari ti fa una domanda dove non possiamo sapere assolutamente tutto, ricordiamoci di rispondergli, perché noi magari ce lo dimentichiamo, ma chi vi ha fatto la domanda se lo ricorda sempre. Logorroico, ecco, a proposito, uno dei problemi, in realtà ce ne sono tanti nelle slide, vi metterò tante situazioni, andare a gestire un logorroico. Io volevo raccontare un aneddoto che perché è molto importante e vi potrebbe aiutare. C'è un mio amico che vende gli scarponi e ha dei prezzi interessanti, cioè voi stavate parlando di tutt'altro, arriva questo qua, salta su. No, perché sono quelli con le suole, ma hanno il Vibram e sono interessanti, e poi i prezzi. Questo davvero, cioè se 1, 2, 3, 4 interventi del genere vi porta via la lezione. Quindi qual è il modo per bloccarlo? Davide, mi stai quindi dicendo che il tuo amico ha la possibilità di farci risparmiare dei soldi? Cioè cerco di riassumere, di riformulare il discorso. Lui mi dice sì. Bene, allora Davide, se sei d'accordo, a fine lezione magari puoi distribuire il numero e il modo a tutti gli altri colleghi. Quel sì è stato un passaggio di parola da lui a me, quindi io non gli ho detto interrotto, guarda non è il caso, magari ne parliamo in un'altra sede. Riformulando ho fatto in modo che lui mi dica bene, e quindi stavamo parlando di questo è un modo. Oppure passare la parola. Allora, se io ho fatto una domanda in aula, o se lui, ormai ho preso Davide, e Davide esprime un suo pensiero, ma ci mette tantissimo, allora Davide, ok, grazie, sentiamo anche Alfredo cosa ne pensa di questo. Gli togli, magari Alfredo è più logorroico di lui, però va gestita. Un altro modo è, se proprio non ce la facciamo, vedete, guarda, è tutto molto interessante, però alle 11 io dovrei lasciare, magari c'è un relatore dopo di me, magari è effettivamente tardi, soprattutto nei nostri casi, che iniziamo la lezione alle 9 di sera dopo una giornata lavorativa e ci troviamo qua fino alle 11, rischiamo di fare le 11, 11 e mezzo, diventano un po' noiosi. Oppure stare attenti, anche qua non è facile, come si ferma un attimo, inserirsi dentro e andare avanti. Quello che vede sempre il bicchiere mezzo vuoto in platea, ce n'è sempre uno. Quello che si distrae col cellulare, quello che vede sempre il bicchiere mezzo vuoto, quella lì è terribile. Le previsioni del tempo. Io le previsioni del tempo non le guardo mai, perché tutte le volte che ci guardo non ci azzeccano. E allora io devo mettere nello zaino, devo mettere l'impermeabile, devo portare l'ombrello, devo prendere dei vestiti, va a finire che c'è un sole che potevo stare tranquillamente in maglietta e io non le guardo più. Ho fatto un esempio, Però che succede? Questo qua è un'idea killer, perché qualcun altro può dire, sì, è vero, ogni tanto le previsioni non ci prendono. Cioè va a finire che tutta l'aula si schiera con Sandro
che ha detto questa cosa qua. E questo è terribile. Noi dobbiamo andare a intervenire perché si schiera contro la mia lezione e contro di me. Come si può gestire una cosa del genere? Lo mandi via. Luca dice lo mandiamo via, lo invitiamo a uscire, non si può, non è carino. Il rapporto adulto-adulto non è permesso. Una cosa, vedi Luca, tu hai ragione, anzi era Sandro, è vero, le previsioni ogni tanto non ci azzeccano perché io devo riportare subito l'ordine. Però quale strumento abbiamo noi per capire come sarà l'evoluzione meteorologica o le valanghe o quello che vogliamo? Nel senso che io non ce l'ho la soluzione, non mi posso mettere a fare le previsioni del tempo io mi posso dire questa cosa, ma che lui sia negativista non ce ne frega, l'importante è che non contagi come un virus tutti gli altri e qui c'è da stare attenti. Siamo alla chiusura, modulo 4, che è un momento anche qua emozionale. Vi ho detto c'è da parlare col cuore, qua sono le due parti, si vanno a salutare, stanno per andare a salutare, sto per chiudere la lezione. Una delle cose carine da fare sarebbe preavvisare, perché magari quello non vede l'ora di andare via. Signori, 10 minuti e abbiamo finito. Adesso andiamo a ragionare di questa cosa che è un po' la chiusura di tutta la lezione. Ecco, questo potrebbe essere uno stile. Questo aiuta perché sennò alla fine si perde la concentrazione, è normale. Fare un sommario conclusivo, un riepilogo di quello che devi dire, poi dillo, poi di quello che hai detto, quindi un riepilogo finale. Signori, cosa abbiamo detto, cosa abbiamo fatto stasera, cosa possiamo mettere in pratica di quello che ci siamo detti stasera? Ecco, arrivare a un sommario conclusivo che porti anche a un piano d'azione post corso. Salutare alla fine e ringraziare chi vi ospita, se siete ospiti, ma soprattutto i partecipanti che hanno avuto la pazienza di ascoltarvi dalla teoria alla pratica. Ecco, io di solito metto sempre una slide del genere. Signori, oggi ci siamo detti tante cose sulla comunicazione, magari le conoscevate già alcuni concetti e alcuni magari li mettete già in pratica o li avete già messi in pratica nelle vostre lezioni. Cosa possiamo fare quindi da domani, quando io dovrò andare a preparare la mia lezione, che in questo caso è la vostra? Se l'avete ritenuto interessante, date un'occhiata a queste slide o comunque andate a rivedere un po' quello che ci siamo detti questa sera, magari evidenzia o prendi appunti con quello che effettivamente ritieni interessante, che magari qua c'è una registrazione, riguarda il filmato, vai a prendere, torna indietro, mettilo avanti, è molto importante. Se voglio migliorare la mia lezione, magari prendi una esposizione tua, ecco, se ce l'hai, e prova a vedere come la potrei migliorare, se non ce l'hai tu, anche uno di un'altra persona che stai ascoltando. Cosa è che potrebbe essere migliorato di questa lezione qua, sia sul mio modo di fare o sulla mia parte progettuale? Mi accorgo che una lezione mancano le slide di apertura, perché ci siamo detti che l'apertura è importante, magari le inserisco. Ascolto una lezione, vedo che anche quella persona lì ha delle carenze, poteva trattare un argomento, le slide troppo piene, magari andare a scremarle. Quindi andare a valutare sempre anche in maniera critica anche le lezioni degli altri, perché no? Registrarvi e andare a rivedere una vostra lezione, e questo può portare ad ampio margine di miglioramento. Un'altra regola della gestione del tempo è quella, magari la utilizzate anche a lavorare, di usare l'agenda. Perché? Perché questa regola non scritta dice: scrivi in agenda quello che vorrai fare domani, perché quello che non scriverai in agenda molto probabilmente non avrai il tempo di farlo. Ora, questo non è che se io vado a preparare una lezione, la preparo il giorno prima, compongo 2 slide e il giorno dopo vado in aula. No. Cioè c'è bisogno di tempo, quindi iniziate a scrivere in agenda 1 mese prima, 2 mesi prima, 15 giorni prima. Poi è chiaro, se quella lezione lì l'avete fatta 20 volte, non c'è neanche bisogno di ripassarla molto probabilmente. Iniziamo a guardare prima. Prepara un questionario di gradimento anonimo per avere un riscontro sulle lezioni. Noi siamo bravissimi a darci le pacche sulle spalle, perché siamo stati bravi, siamo una bella scuola, siamo un bel gruppo di accompagnamento,
accompagnatori, facciamolo dire agli altri quello che effettivamente siamo. Cioè, se effettivamente gli altri ci giudicano come io credo di essere, una soluzione potrebbe essere a fine lezione, a fine corso, comunque a fine della didattica, che sia anonimo perché altrimenti serve a poco, e andare a vedere i giudizi per migliorare. Poi è chiaro che le domande dovrebbero essere costruttive e anche chi risponde dovrebbe farlo in maniera costruttiva. Questo ci aiuta per andare a capire effettivamente dall'altra parte, il famoso feedback, quello che effettivamente c'è. Siamo ormai in chiusura, siamo al riepilogo, quindi che cosa abbiamo visto questa sera? Quello che è la progettazione di una lezione in aula, come gli stili per aprire una lezione in aula, la parte centrale, quindi come andare a gestire tutta la lezione e come provare a chiudere con qualche slide, con qualche parola che faccia memorizzare meglio il nostro messaggio. Questo è un po' quello che ci siamo detti stasera. Se avete delle domande, se qualcosa non è chiaro, approfittatene, tanto io sono qua, siamo ancora in tempo perché tanto io fino a domattina alle 8 non vado a lavorare. Quindi. Sì, è vero, quello che dice lui è vero, registrarsi, ma una delle cose principali è quando vi vedete, ma soprattutto quando ascoltate la vostra voce, ma questa è la mia voce, io parlo così, sì, questo per dirvi quanto miglioramento ci può stare. Un'altra cosa che vi volevo dire, visto che siamo qua, le domande sono importanti, abbiamo visto domande aperte, lasciare lo spazio, ma una cosa che si vede spesso in aula e che sarebbe meglio evitare è quella: allora signori, vi faccio una domanda, le scarpe sono migliori quelle con la suola rigida o semirigida? Perché quelle con la semirigida vanno un pochino meglio per determinate attività. Io non ho dato il tempo, in realtà gli ho fatto la domanda, ma cosa succede? Ho dato la risposta io. Rispettare il silenzio. 20 secondi, 30 secondi. Signori, cosa ne pensate? Domanda forte, della lezione di stasera. E qui io posso aver paura della risposta, di quello che dicono. E quindi no, perché spero che vi sia piaciuta. No, non funziona così. Rispettate il silenzio. Ma noi abbiamo paura di questa cosa qua, perché noi primi la soffriamo. Però bisogna iniziare a aspettare. Quindi quando fate una domanda, è palpabile questo silenzio, però prima o poi la domanda arriva, perché non è che c'è uno lì che adesso mi chiederà qualcosa, no. Se avete fatto già delle lezioni, avete delle domande, nessuno vi risponde, e quando finite la lezione che siete lì che state sparecchiando, arriva: ah dai, ma sai, io però ti volevo dire questa cosa qua. Abbiate il coraggio di rispettare il silenzio. Fate i parcheggiatori. Questa è la mia chiusura emozionale. Per comunicare bene, per essere più efficaci, immaginiamoci un garage, dove questo garage è il vostro cervello, dove avete già una macchina dentro nel vostro garage, che è la vostra idea. Abbiamo un'idea su tutto, sulla politica, sullo sport, sull'andare in montagna, sul concetto di alpinismo. Noi ce l'abbiamo già un'idea, e se vogliamo essere efficaci e vogliamo trasmettere, parcheggiare la nostra macchina dentro il garage, bisogna fare in modo che loro la tirino fuori per infilare la nostra, perché altrimenti quell'idea lì non entra mai. Quindi non è mai carino: allora i nodi si fanno così, un'autoassicurazione si fa sul barcaiolo, rispetto a dire: quanti nodi statici conoscete? La butto lì, me la sono inventata sul momento, e qualcuno ti dirà: ah, ma io conosco questo. Però allora noi come scuola di alpinismo montanari andiamo a scegliere il barcaiolo perché ha questi vantaggi, ha anche degli svantaggi. Fatti dire la tua idea e piano piano fagli tirar fuori la macchina, fagli capire che la mia idea è migliore della loro. Quindi in comunicazione si dovrebbe fare qualcosa del genere. Se vogliamo far passare il messaggio bisogna stare attenti, quindi ad ascoltare il loro e fare in modo che loro accettino me, accettino la mia idea. Quindi un bravo comunicatore sarà metaforicamente un bravo parcheggiatore. Io ho finito. Scusate se questa serata è stata più lunga del solito, ma mi è mancato il tempo di farla più breve. Qua si ritorna sempre al discorso di prima: se io sono bravo a progettare la mia lezione, sarà molto più snella, molto più veloce, molto più fluida, molto più efficace. Grazie a tutti e buona serata.